amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Stavo guardando intorno perché ho perso la mia punta che è qui. In questo video ti voglio parlare di una borsa vegan, un brand medio-alto, quindi costicchia un po', ma con una bellissima storia alle spalle. Quello che amo sempre raccontare, al di là dei voti che si danno, delle pagelle, il dettaglio, il pellame, questo e quell'altro, è proprio la storia che c'è dietro le borse, perché come ti ricordo non sono sponsorizzati questi video, non prendo soldi dalle lobby delle borse originali per parlarti solo di borse originali e non di borse pezzotte, non prendo soldi per parlare bene o male di un brand, lo faccio soltanto per sensibilizzare donne e un po' anche per vanità personale, devo essere sincera, vanità, curiosità, perché col tempo sto diventando sempre più pignola. Prima era solo la cucitura, la tintura, adesso vado proprio alla ricerca di brand particolari, perché un altro livello della mia metamorfosi, dai Ornella, ce la puoi fare, della mia metamorfosi mentale, è trovare brand particolari, innovativi, nel design, nell'utilizzo dei materiali, nella storia, nella territorialità, nel come si promuovono, tutto quello che è oltre il prodotto in sé, perché la borsa è il prodotto finale, tutto quello che c'è intorno è quello dove ci si spende tanto e tanto e tanto e molto spesso non viene valorizzato. In questo video ti andrò a parlare di una borsa di Adelaide C, di Adelaide Carta, ma te ne parlo dopo la sigla. Il bello delle borse originali è che puoi esibirle, compra sempre borse originali perché alimentano il mercato legale e aiutano gli artigiani, i designer, i terzisti, è tutto un indotto positivo che in Italia e nel mondo dà da mangiare a tante e tante persone, al di là degli scandali e delle cose che vengono raccontate. Ci tengo come sempre a portarti un piccolo ragionamento, anche perché siamo in inizio anno e ho pensato che è importante cercare di veicolare quante più energie possibili positive su questo canale, visto che c'è tanta gente che mi commenta qui sotto, ci sono tante di voi che mi danno suggerimenti, mi suggeriscono brand, cose da guardare. Questa cosa mi interessa sempre di più, perché vedo che stimolando un certo tipo di sensibilità me ne torna 10 volte tanto, perché voi siete molto più sensibili di me, molto più attente su certe cose, avete punti di vista, magari delle cose mi sfuggono, e quindi siamo una grande comunità di donne, di persone che amano guardare le cose a 360 gradi, perché noi donne siamo un pochino così, guardiamo le cose sotto ogni punto di vista, cercando di trovare come perfezionarle, come renderle più nostre, come avvicinarle più al nostro modo di sentire. In questo le produzioni di borse sono un elemento fondamentale e di cui davvero si parla troppo poco, cioè si pensa che la borsa improvvisamente nasca e si trova nella scatola e venga spedita al cliente. In realtà tutto quello che c'è dietro e che molto spesso cerco di in maniera leggera di raccontarti nei video è la storia, è tutto il know-how, la capacità, le skill, tutto quello che lo stilista, il brand, il terzista, chiunque crea l'idea di quel brand, di quella borsa, ci mette dentro. In questo caso, ad esempio, Adelaide è una donna che nel 2014 decide di creare questo suo brand, che nasce con la prerogativa non di imporre un modo di pensare, questa cosa mi piace tantissimo. Adelaide è una donna sarda, e la Sardegna, sai che è una delle, penso, dopo Napoli quasi prima della Toscana viene la Sardegna come regione, ma in realtà io amo l'Italia in genere. Dopo Napoli siete tutti quanti nel mio cuore, ma sempre dopo Napoli, dopo i napoletani per bene, eccetera, eccetera. Tutto il resto dell'Italia per bene è nel mio cuore. Ma tolta questa parafrasi territoriale, Adelaide, che ha una mamma vegetariana, a un certo punto decide, per motivi suoi personali, etici, aveva mangiato carne fino a un certo punto, di cambiare completamente stile di vita e imposta il
brand, ha fatto diversi lavori, faceva la personal shopper, si è data a 1001 lavori, decide di mettere su questo suo brand, perché lei da piccolina faceva gli abiti per le bambole, un po' come a volte vedi che fa mia figlia, ed è una cosa insomma, che mi piace tantissimo, aumenta la creatività e comincia a mettere insieme e a cucirsi da sola le shopper, crea con dei materiali tutto quello che può essere utile proprio alla struttura della borsa, finché decide di fondare questo brand che ha numerosi certificati PETA, è vegan, utilizza materie sintetiche, ma si sta avvicinando sempre di più al green, perché lei ha percepito proprio nella sua anima e per la sua sensibilità che la porta ad essere anche molto libera, cioè lei non impone, lei non dice devi ovviamente essere vegetariano, però dice prima o poi la moda si adeguerà a questo nuovo modo di percepire il mondo, ed è una cosa fighissima, perché normalmente, non me ne vogliano, i vegani, i vegetariani sono tendenzialmente integralisti e questa cosa risulta essere anticonformista rispetto a quello che poi professano come rispetto verso altre forme di vita. Bisogna avere rispetto anche di chi non la pensa proprio come noi. Aperto questa parentesi, Adelaide mi ha colpito tantissimo da questo punto di vista, ho avuto il piacere di parlarci al telefono ed è una donna esplosiva, piena di idee, con le idee molto chiare, e da questo ti dicevo che è nato questo brand che è vegan, che cerca di avvicinarsi quanto più possibile alla natura. Infatti lei è sempre alla continua ricerca di materie prime che siano ecosostenibili, stanno completamente togliendo i solventi proprio per dare impatto quasi zero dei prodotti all'ambiente. Questa è una cosa che le fa molto onore, perché è una percezione pure della moda etica, ecosostenibile e tutto il resto che io sposo tantissimo. Ha circa 3 fornitori in Italia, è una persona che gira tantissimo, ha vinto numerosi premi, ad ottobre ha esposto in Portogallo, insomma è un bel made in Italy che si fa valere. Andiamoci a guardare la borsa, che purtroppo non è più disponibile perché lei sta rinnovando tutta una serie di articoli, l'ho pagata 395 €, l'ho acquistata sul sito e lei utilizza anche molto materie come il sughero e il cotone, quindi figo. Andiamoci a guardare la borsa che mi è arrivata in tempi abbastanza ristretti, mi è arrivata così. Ed è una borsa molto particolare che adesso andremo a vedere, primo per l'accostamento di colore perché è abbastanza colorata, in più questa borsa è uno zaino barra insomma borsettina, ed è appunto di similpelle. Andiamocela a guardare, c'è la tracolla qui, tracolla gli spallacci dello zaino. Molto figa, posso dirlo? Ornella sceglie sempre benissimo le borse. Questo è c'ho il puttino sulla spalla destra che vi ricordate, c'era chi era? Andrea Celeste, non mi ricordo quando improvvisamente è venuto in mente, c'era una telenovelas anni quando faceva anche I ricchi piangono, vorrei, diciamo, le persone un po' più giovani che mi seguono devono andarsela a cercare su Google, però c'era un'altra puntata che mi sembra che l'attrice si chiamasse telenovelas, che a Napoli si chiamano i puntate perché giustamente sono puntate, perché puntata 1, 2, 3, cioè noi siamo per la sintesi, telenovelas che significa puntata. E quindi c'era Andrea Celeste che era una ragazzina, mi ricordo vagamente, mi pare fosse interpretata da Grecia Colmenares, che adesso c'ha il Toy Boy, vabbè, comunque ho visto qualche tempo fa da Barbara D'Urso, però queste sono poi perché poi mi è venuta in mente questa cosa, che questa bambina che c'aveva st'angioletto, o non mi ricordo, che viveva con la nonna, adesso però se te lo ricordi ti vedevi anche tu Andrea Celeste e eri rinchiusa in casa con i parenti che ti dovevano intrattenere in qualche modo. Erano gli anni in cui cominciava anche Beautiful, quando avevo più o meno 10 anni, 11 anni, quindi la mia esistenza è stata, come dire, tracciata da queste puntate. Quindi dicevo,
questo puttino che mi dice che figa la borsa, e io mi ricordo, mi sono sentita molto Grecia Colmenares in tutto questo, senza il toy boy ovviamente. Andiamoci a guardare un attimino la borsa, la vado ad aprire, leggerissima, una cosa da sottolineare che è leggerissima. Tendenzialmente le borse non di tessuto ma quelle di similpelle, per dargli una certa struttura, tendono ad imbottirle in una maniera esagerata. Questa cosa ovviamente appesantisce il prodotto, e in realtà invece questa è molto molto leggera. Andiamo a svuotare delle carte, che guarda come sono ordinate, cosa fighissima, piccoli dettagli che io apprezzo tanto, non lo so, dimmi pure tu se li apprezzi. Non puzza assolutamente, e questo è sughero, ragazze, ma se ve lo faccio, cioè vorrei che si vedesse benissimo che figata è. Bello, veramente bello, sono contenta. Molto spesso sbaglio come dire, le coordinate, ok, quando la dimensione della borsa. In questo caso qui la dimensione è giusta ed è molto molto particolare. Andiamo a guardarla nei dettagli. Bellissima la chiusura anteriore di questo colore oro, il sughero, questo qua di color fucsia, sovrapposto insieme a questi altri tre colori di materiale sintetico. Mi piace tantissimo, guarda le cuciture come sfilano bene, mi piacciono tanto anche i laterali che hanno questo centrale che è di sughero, suppongo comunque di questo nero. Mi piace tantissimo che cotone è uguale, è tono su tono alla patta, anche perché guarda come spezza bene, anche il duocromo tra il verde, uno dei miei colori preferiti, il verde insieme al nero, altro mio colore preferito, che fa sembra secca secca quando mi vesto. Gli accessori sono dorati, mi piace tantissimo, guarda quanto è figa questa chiusura, guarda come si vede che la borsa è centrata bene, perché l'accessorio, cioè la patta, si chiude e va precisamente sull'accessorio. Quindi piccoli dettagli, complimenti veramente. E il manico presenta questi appoggi. Ovviamente sto prendendo tempo e nella mia mente c'è tipo Omar Simpson, quel neurone che sta girando per cercare di capire. Prima già stavo forzando queste cose per capire che erano. Sarà una bella avventura, e penso che Adelaide mi manderà anche lei un video, un po' come è successo con 5 Minutes Bag, che manda un video per capire come si utilizzava. Ma noi andiamo sul semplice, dovremmo mettere gli spallacci attaccati da un lato e dall'altro, perdona il rumore assordante. Toccole non grattano assolutamente, nonostante che essendo materiale sintetico può succedere che grattano. Comunque è ovvio che la tintura è più compatta rispetto a quello che può essere sulla pelle, ma davvero un buon prodotto. Andiamo a montarli. Diciamo che sostanzialmente, se si volesse, si potrebbe indossare la borsa con la tracolla, o la portiamo a mano o la mettiamo insomma a mano così o così, oppure questi qui in pratica ci fanno da spallacci per lo zaino, perché ci sono due appoggi qui sotto da poter utilizzare. Quindi andiamo a mettere uno, e quindi da borsa a mano ci diventa un bello zainetto. Ovviamente sai, ma questo è perché so io che so così, che per me, cioè, questi rimarranno così a vita, perché se tu devi pensare che io mi metto a fare tutto questo casino, cioè non, anche no, però voi siete molto più atletiche di me, e quindi i 20 grammi ogni tanto li perdete per muovere le braccia, ed è così. Sto notando che nelle inquadrature, quando metto così, sembro secca e alta, cioè, vabbè, per dire che ogni tanto mi vedete che metto di lato, ma è solo per vanità mia. Detto questo, vogliamo provare. Secondo voi a cosa serviranno questi? Suggeritemi, cosa serviranno questi? Andiamo a dare un'occhiata all'interno della borsa. C'è una tasca posteriore, all'interno c'è, eccolo qui, PETA Approved Vegan, una delle borse più belle dal punto di vista proprio dell'ecosostenibilità e vegan che ho
recensito finora, deve essere proprio a livello di mood o comunque di impostazione e di cioè proprio di reale ricerca. Per me giustificano tantissimo proprio il prezzo, perché uno tendenzialmente è portato a dire: ah, io per la borsa di pelle li spendo 400 euro, per la borsa in similpelle o comunque di sintetico no. In realtà dietro questa borsa c'è tanto lavoro, c'è tanta attenzione, nulla è lasciato al caso, i materiali interni sono di solito vengono usati quei tessuti crespi, è un vellutino, è molto molto delicato, e questa cosa va apprezzata perché c'è e sicuramente proprio i materiali, le materie prime costano anche solo come lavorazione. No piume, no pelle, no lana, ed è membro dell'International Fur Free Retail Programma, che promuove uno spirito di consumo etico e informato, conducendo il consumatore verso il prodotto privo di materiali di origine animale. Per chi ama questo tipo di prodotti è figo. Ovviamente l'ecosostenibilità, il green, deve essere fatto in un certo modo, altrimenti ha un impatto con l'ambiente davvero pesante rispetto a quello che può essere una borsa di pelle, soprattutto se le pelli poi sono di concia vegetale, eccetera eccetera. Però in questo senso qui mi sento molto di approvare questa corrente di pensiero, perché è molto importante sensibilizzare appunto le persone sull'uso e l'acquisto di prodotti con un certo proprio pure criterio alle spalle. Andiamoci a vedere i voti. Prima di questo però voglio invitarti a suggerirmi sempre delle borse nuove, a dirmi se può essere interessante per te, magari, che ne so, provare. Sto pensando di lanciare anche un programma dove possiamo interagire e testare poi questi prodotti, in modo che magari quando vai a comprare il brand, se proprio non è uguale alla borsa, conosci già, hai toccato con mano il tipo di prodotto che andrai ad acquistare. Dimmi se può essere una cosa interessante, se ti piace, me lo scrivi qua sotto, ovviamente dovrò esserti iscritta al canale. Detto questo, guardando la tintura, che è un dettaglio importante per me, la tintura, il mio voto è 3,5, ma soltanto perché, te lo spiego, in questo senso la tintura sui tessuti sintetici è molto più semplice, mettiamola così. Per quanto riguarda le cuciture, il mio voto è 5. Cucire su materiali sintetici, avere questa linearità, questa compattezza, davvero davvero eccellente. Per le rifiniture non ho trovato fili, non ho trovato cose buttate un po' qui un po' lì, macchie o cose del genere. Anche i piedini qui sotto, mi piace pure questo bombè che fa la borsa. Per le rifiniture il mio voto è 4. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4, ovviamente essendo come tutti i prodotti, al di là se sono sintetici o meno, li testerò con il mio metodo camionista, ma sono convinta che mi darà delle belle soddisfazioni. Per l'utilità questo devo valutare un attimino, ma sempre perché compro borse di dimensioni diverse, quindi troverò un utilizzo da farne. Il mio voto è 4. La borsa per me è promossa, e ti invito a suggerirmi altri brand ecosostenibili che hanno questo mood, che hanno questa ricerca, un po' come fa Adelaide, che hanno queste donne fighe alle spalle, questi uomini fighi, queste persone che si impegnano a rimanere a produrre in Italia, a fare sacrifici, a investire tempo, emozioni, denaro e tutto quello che ne conviene per creare delle mini opere d'arte, perché in molti casi queste borse sono delle mini opere d'arte e avrete, a differenza di comprare un prodotto contraffatto, un prodotto originale, perché di borse così magari davvero ne vedete poche. Spero che questo video ti sia stato utile, grazie per avermi seguito fino ad adesso, ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.